Benvenuti amici ed amiche alla vostra settima lezione di alta sartoria. Oggi mi vedete proprio pimpante perché finalmente ci siamo tolti di torno i punti base, non ce la facevo più. Adesso inizieremo con le tasche e sicuramente saranno un pochino più difficili dei punti base, ma avrete molta più soddisfazione nel momento in cui andrete a realizzare i vostri capi. Iniziamo con quella filetto, dimenticavo, e le faremo in due parti. Quindi ogni tasca sarà divisa in due lezioni. Abbiate un pochino di pazienza, ma questo è l'unico modo per comprenderle al meglio fino nel dettaglio. Iniziamo. Bene, intanto la prima cosa che dobbiamo fare è capire, per chi è proprio a digiuno, dove stiamo lavorando. Stiamo facendo le tasche a filetto davanti, cose molto poco comuni da vedere, però in realtà nell'alta sartoria ci sono, soprattutto nei pantaloni da uomo, ma anche da donna, sono graziosissime. Allora, per chi non ha mai lavorato, non ha mai fatto un pantalone, a volte io ho visto anche i miei studenti avevano difficoltà a capire anche che pezzo avevano tra le mani. Questa è una simulazione di una parte del davanti. Sarebbe praticamente questo qui è un pantalone e noi stiamo replicando questa tasca, ok? La prima cosa che forse molti di voi non conoscono sono le misure. Da uomo è profonda, è lunga 17 cm, da donna si può fare anche un 16-15 perché abbiamo delle mani più graziose e piccoline. Come si disegna? Da questa linea che rappresentano i punti lenti, noi scenderemo di 4 cm e mezzo barra 5 e 4 cm e mezzo barra 5 da fianco. Forse molti di voi non sanno che i pantaloni da uomo sono tagliati netti al lato perché già nel cartamodello hanno quei 7 mm di cucitura, soltanto il davanti, il dietro no. Nel caso di un pantalone da donna, qui avrete una misura minore perché questa include la cucitura, quella con i punti lenti invece la cucitura andrà proprio sui punti lenti. Anziché avere 4,5 da donna avrete un 3,5. Stessa cosa qui, anziché 3,5 avrete 2,5. Sono sempre indicative, dipende anche un po' dall'inclinazione che volete dare. Di che pezzi avremo bisogno? Avremo bisogno di una mussola. Io ho segnato le misure è praticamente un rettangolone che noi andremo poi a piegare e ad arrotondare sui bordi, alto 36 cm per 42-44. Sembra tantissimo 36, la profondità è data dal fatto che se noi vorremmo mettere qualcosa all'interno avremo questa profondità di tasca da qui a qua giù. Il taglio arriva a una profondità notevole dalla vita, ok? Quindi avremo una profondità che sarà quando sarà finita la tasca di quei 10-12 cm di profondità. Perché così larga? Perché noi la mano non la infiliamo in verticale, noi la mano la infiliamo in maniera semi orizzontale, no? Quando infiliamo le mani nelle tasche e trovare una tasca talmente corta che possiamo infilare soltanto le dita è scomodo e non dà il pregio, la comodità di un pantalone di alta sartoria. Quindi noi infileremo la nostra mano comoda in una larghezza tale di tasca che noi avremo calcolato ad hoc, che quindi sarà aperta 42-44, una volta chiusa sarà esattamente la metà. Questo è il motivo per cui tagliamo la mussola delle tasche in questo modo. Poi avremo bisogno di filetti e di una mostra, ok? I filetti avranno una misura a larghezza di 4 cm per 22. Perché 22? Perché nel momento in cui noi andremo a posizionarlo sul nostro bordo della tasca, vedremo come, dovrà sporgere sui due estremi di 2,5 cm all'incirca, quindi essendo 17 aggiungiamo 5 e arriviamo a 22. Se la nostra tasca sarà più piccola, sarà la misura della tasca più quei 5 cm da distribuire sulle estremità della tasca, quindi 15, una tasca da 15 diventerà 20 il nostro filetto, quindi 4 per 20 questo, 8 per 20 quest'altro ed una mostra che verrà posizionata dietro l'apertura della tasca che eviterà che si veda il colore della mussola e sarà di una misura di 12 cm.
Ovviamente queste non sono tassative, queste misure, sono misure indicative. Prima cosa che dovremo fare è, badate bene, sfilacciare i bordi, almeno uno dei bordi dei nostri filetti, ok? Quindi un bordo su questo filetto e un altro bordo su questo. Per quale ragione? Perché noi dobbiamo ritrovare il dritto filo. Il dritto filo cos'è? Il dritto filo è praticamente la direzione in realtà i dritti fili ne esistono due, sono le direzioni della trama e dell'ordito del tessuto. Quando noi avremo un tessuto in sbiego, cioè che non segue il taglio del filetto, non segue la direzione del dritto filo, quindi della trama o dell'ordito, noi potremmo avere un filetto che una volta terminato tende a torcere. Una volta sfilato, una volta che abbiamo una sfilacciatura che va da un capo all'altro, andremo a rifilare in maniera precisa con le nostre forbici. Quindi taglierò il bordo esattamente lungo la sfilatura. Fatto questo, ripeteremo lo stesso lavoro sull'altro filetto. Una cosa, forse non l'ho fatta. Andremo anche ad arrotondare una parte, quella opposta alla sfilacciatura. Io adesso sfilerò di qua e faremo lo stesso sulla mostra, che invece la mostra non andrà sfilacciata. Poi vedremo perché. Andremo a sfilacciare il nostro filetto, anche l'altro filetto, e rifileremo entrambi. Adesso come si posiziona il lavoro? Tasca finita, una volta chiusa sarà così, ok? Aprite la tasca in questo modo, quindi la parte interna della futura parte interna della tasca sarà appoggiata sul tavolo e andrete a prendere il davanti del vostro pantalone e lo posizioneremo qua, così. Allora, questi sono i punti lenti, ok? Noi andremo a far sporgere il bordo della muscola della tasca di 1,5 cm, 2 dai punti lenti. Deve superare la linea dei punti lenti di 1,5 cm, 2, mentre qui al fianco dovrà essere praticamente lambirla, essere pari. Mm? Pari o anche la muscola anche leggermente più interna, ok? Leggermente significa qualche millimetro. La prima cosa che farò sarà quella di imbastire la mia tasca sulla mussola. Farò un'imbastitura. Fermate anche con degli spilli nel caso non siate pratici. Dopo aver imbastito, prendiamo i nostri filetti e segnate sempre il rovescio con un segno riconoscibile, in modo che non vi confondiate quando andrete a mettere i pezzi lungo il taglio della tasca, perché dovrà essere dritto su dritto, ok? E il rovescio sarà a vista verso di voi. Andrete a mettere quello da 4 cm sul bordo verso il fianco, centrando bene e imbastirete a circa mezzo centimetro dal taglio, appunto. Bene, faremo la stessa cosa con l'altro filetto, quindi la nostra parte sfilata e rifilata la metteremo sul bordo di taglio, andremo a far coincidere con l'altra e la parte curva la metteremo sulla parte bassa non verso la vita ma verso il fondo, e faremo anche qui un'imbastitura a circa mezzo centimetro. Ok,
Ora segnate con il gesso le estremità della tasca che si nascondono, si confondono un po' sotto il filetto e andremo a cucire a 0,5 mm da questa parte centrale, ma lo vedremo nella prossima lezione. Siamo arrivati alla fine della lezione e la prossima settimana vedremo la seconda parte. È una comunicazione. Non riuscirò a fare tutte le settimane 2 lezioni, quindi avremo il nostro sabato fisso e passeremo a una settimana sì e una settimana no, quella intrasettimanale, che ho fissato comunque per il mercoledì alle 15. Quindi la prossima settimana ci sarà solo quella di sabato, la settimana successiva ci sarà mercoledì e sabato e così via dicendo. Quindi vi saluto e spero vedervi numerose la prossima settimana. Arrivederci a tutti.